Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo insieme la seconda parte di questo angioletto amigurumi illuminato. Nella prima parte avevamo visto come fare la gonna e le ali e se non l'avete ancora visto vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. E oggi facciamo tutti gli altri pezzi dell'amigurumi e poi vi mostro nel dettaglio come cucire tutto e come ricamare gli occhi. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per la testa prepariamo un anello magico e nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. Alla fine tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi marchiamo l'inizio del giro con un pezzetto di filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo 2 punti, un punto in ogni punto per 2 volte e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Il giro 5 termina con 30 punti. Dal giro 6 al giro 10 lavoriamo questi 30 punti punto su punto, un punto in ogni punto. Dal giro 11 iniziamo a lavorare le diminuzioni. Lavoriamo 3 punti e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 12 lavoriamo 2 punti e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Alla fine del giro riempiamo la testa con l'ovatta e proseguiamo. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso, una diminuzione e ripetiamo un punto basso, una diminuzione per tutto il giro. E nell'ultimo giro lavoriamo ancora un punto, una diminuzione e ripetiamo per tutto il giro un punto, una diminuzione. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo. E se necessario riempiamo ancora con un po' di ovatta. E intanto la testa la lasciamo così. Per i capelli lavoriamo lo stesso schema della testa dal giro 1 al giro 8. Possiamo usare lo stesso uncinetto avendo una mano un po' più morbida oppure potete utilizzare un uncinetto di mezza misura più grande. Completato il giro 8
lavoriamo un mezzo punto alto, 5 punti alti, due mezzi punti alti, un punto basso, un punto bassissimo, un punto basso, due mezzi punti alti, cinque punti alti, un mezzo punto alto, due punti bassi, e un punto bassissimo. E tagliamo il filo un po' lungo. E anche i capelli sono pronti. Per le mani facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. Mettiamo il marker e nel giro 2 lavoriamo un punto e un aumento. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 3 lavoriamo un punto in ogni punto, quindi lavoriamo 9 punti bassi. Nel giro 4 lavoriamo un punto, una diminuzione, e ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Facciamo una pallina con l'ovatta e riempiamo la mano. Completiamo la mano lavorando 2 giri da 6 punti, un punto in ogni punto. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane passando attraverso la mezza catenella esterna dei punti che rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo per chiudere. Qui possiamo fare un nodino e per il momento questo filo lo teniamo qui. E di queste manine ne facciamo 2 identiche. Per il corpo lasciamo una coda di filo lunga all'inizio, facciamo un nodino iniziale e lavoriamo 18 catenelle. E le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella, controllando che non siano arrotolate. E iniziando a lavorare
dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo, lavoriamo un punto basso in ogni punto, una catenella per l'altezza e un punto basso in ogni punto, quindi nel giro 1 lavoriamo 18 punti bassi. Alla fine del giro passiamo la codina iniziale davanti e da qui in poi lavoriamo a spirale, quindi mettiamo un marker e partendo dal primo punto basso che abbiamo lavorato iniziamo il giro 2. Lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 3 lavoriamo 3 punti, e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. E nel quarto giro lavoriamo 2 punti, una diminuzione e ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. E nell'ultimo giro lavoriamo solo nel filo davanti di ogni punto e in ogni punto lavoriamo un punto bassissimo e poi una catenella, entrando sempre e solo nella mezza catenella davanti di ogni punto. Un punto bassissimo, una catenella. Una catenella e tagliamo il filo un po' lungo. Per le braccia lavoriamo come per il corpo, lasciamo una codina iniziale un po' lunga all'inizio, lavoriamo delle catenelle che chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo e iniziamo a lavorare a giri e poi alla fine l'ultimo giro è esattamente come l'ultimo giro del corpo. Quindi non vi mostro come lavorare le braccia, qui di lato vi lascio lo schema scritto, voi potete trascriverlo o fotografare lo schermo. Completata la manica, infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutto il primo punto bassissimo del giro e rientrando al centro dell'ultima catenella che abbiamo lavorato. Annodiamo qui dietro e nascondiamo il filo attraverso i punti. Per fare l'aureola prendiamo un pezzetto di fil di ferro e facciamo un cerchio approssimativamente della circonferenza che ci serve, girando 2 o 3 volte il filo su se stesso e poi lo fissiamo all'inizio e alla fine. In questo modo. E una volta che abbiamo il cerchietto lo rivestiamo di un giro di punti bassi. Prepariamo un nodino iniziale, passiamo attraverso il cerchio e portiamo fuori l'asola. Facciamo una catenella e rivestiamo tutto il cerchio con un giro di punti bassi, lavorando intorno
al cerchio, come facciamo quando rivestiamo i cerchi degli acchiappasogni. Una volta rivestito tutto il cerchio, tagliamo il filo un po' lungo, lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando nella catenella di tutto il primo punto basso e rientrando al centro della catenella dell'ultimo punto. Annodiamo sul retro e teniamo il filo. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi, non ci resta che assemblare l'angioletto. Chiudiamo il foro della testa come abbiamo fatto per la mano. Infiliamo i capelli sulla testa e li mettiamo in modo che sotto, sul collo, rimangano un paio di giri, più o meno. Comunque potete metterli un po' più alti e un po' più bassi, come preferite. E ricamiamo gli occhi. Per ricamare io uso un filo sottile e lo ricavo dal cablè numero 5 prendendo un capo del filo, ma potete usare un filato da ricamo o un filato per cucire, appunto.
Le braccia le appiattiamo e le cuciamo al corpo partendo un po' dietro la metà, la linea del fianco dell'amigurumi.
E l'angioletto è pronto e vi devo dire che lo trovo meraviglioso. È un progetto un po' laborioso, non immediato, però di grandissima soddisfazione. Vi devo dire, mi piace tantissimo e spero che piaccia anche a voi. Non preoccupatevi se le cuciture all'interno non sono perfette, non verranno perfette, ma sono comunque coperte da tutto il resto e quindi alla fine il risultato è perfetto come sempre. Questo credo che lo terrò per me. Fatemi sapere se voi li farete per voi o per regalarli, e se li rifate, mi raccomando, ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!